Salve a tutti, in questa lezione vi insegnerò a calcolare la profondità di oggetti in prospettiva. Seguitemi. Ora vi insegnerò come si calcola la profondità, perché è vero un viale alberato si infittisce, ma quanto mi si infittisce? Se voi prendete e facciamo conto che questa è l'altezza di un nostro albero, diciamo a caso, un albero, qui mettiamo arriva al tronco e qui arriva la chioma, è tipo un cipresso, che ne so, dico a caso. Voi immaginate, se volete rappresentare in profondità gli alberi e calcolare la giusta distanza, voi calcolate innanzitutto la distanza e volete tenere tra il primo e il secondo e pensate voler mettere una distanza, questa la scegliete voi. A questo punto tracciate questa linea mediana, che potrebbe essere la linea che vi dicevo che divide un albero dal tronco, da qui dove ci sono i rami. Questa linea mediana la portate al punto di fuga, che è sulla linea d'orizzonte, in questo caso una prospettiva centrale, col punto di fuga centrale. Poi tracciate una linea dalla sommità del vostro albero, come avete deciso di farlo alto, che passa attraverso la linea mediana, il punto di intersezione e si proietta a terra. Anche la base a terra la proiettate verso la linea di fondo. A questo punto voi guardate, troverete un altro punto che è esattamente il punto per mantenere la stessa distanza tra gli alberi, tra i lampioni o quello che volete. Quindi tracciate il vostro albero che a questo punto non può superare questa altezza se sono tutti della stessa altezza. Poi di nuovo prendete da questo la linea mediana che passa attraverso questo e trovate il secondo e così via. Poi Iniziamo subito prendendo una squadra e un foglio e inizieremo a utilizzare un metodo per disegnare segmenti equidistanti utili per esempio per staccionate, per alberi, viali con lampioni e così via. Io ho iniziato a tracciare la linea d'orizzonte, il punto di fuga. L'altra cosa da fare è quella di calcolare l'altezza del mio oggetto, che in questo caso può essere un lampione. Lo stesso però esempio e metodo può essere applicato non solo per le altezze ma anche in orizzontale quando facciamo per esempio un pavimento e dobbiamo calcolare la distanza lo stesso delle mattonelle. La prima cosa da fare è quello di calcolare sia la linea dell'altezza che della base che vanno verso il punto di fuga. Quindi ho perfettamente calcolato l'altezza e la linea di terra. Vedete? È logico che tutti i lampioni che io ora andrò a inserire saranno tutti posizionati entro questo triangolo che mi si è generato. Non posso, se i lampioni sono tutti alla stessa altezza, non posso andare più in alto o rimanere più in basso. Però come si fa per calcolare, diciamo, quanto si infittiscono? Perché come potete notare tutti, guardando la realtà, sapete che i lampioni o il viale alberato o una staccionata si infittisce sempre più. Io ho calcolato la metà anche della mia altezza e in base a quella poi mi servirà per trovare tutte le distanze. È logico, vedete qui la parte superiore del mio lampione sarà sicuramente entro quella misura lì, la parte sotto entro questa, perché ho messo quell'elemento centrale proprio che mi segna un po' più o meno la metà del mio lampione. A questo punto, vedete, io devo tracciare l'altezza alla linea di terra e il punto mediano, vedete, io vado a posizionarlo anche questo verso la linea di fuga. Poi non faccio altro che prendere il primo oggetto che ho disegnato, passare dal punto mediano che passa da quell'oggetto e in questo caso avrò, tracciando la linea, direttamente il secondo lampione posizionato dopo il primo. Vedete? Ho posizionato il primo, il secondo, dopo il primo che ho posizionato. Ora, partendo con il secondo elemento, facendo lo stesso dal punto di altezza, passando per la linea mediana del secondo elemento tracciato, ottengo
un terzo elemento ancora e così via. Questo vi serve per calcolare tutta la serie di lampioni che arrivano in profondità. Lo stesso vale per destra come per sinistra, o lo stesso vale per le altezze, ma anche per l'azione di segmenti che vengono disegnati in orizzontale, come può essere appunto un pavimento o altro. Grazie per avermi seguita, se il video vi è interessato lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale per non perdere tutto ciò che pubblicherò. Ciao ciao!